Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Bonazol, Bruno Farmaceutici SpA, ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Bonazol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bonazol durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Bonazol? Bonazol ha un farmaco a base del principio attivo acido alendronico, sale sodico triidrato, appartenente alla categoria degli osteomodulanti e nello specifico bifosfonati. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici SpA. Bonazol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Bonazol 70 mg soluzione orale 4 flaconi. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruno Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: acido alendronico, sale sodico triidrato. Gruppo terapeutico: osteomodulanti. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: trattamento dell'osteoporosi delle donne in età postmenopausale. L'alendronato riduce il rischio delle fratture delle vertebre dell'anca. Posologia per somministrazione orale. Il dosaggio raccomandato è di una unità, dose da 70 mg, 100 ml, una volta a settimana. Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bifosfonati per l'osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata periodicamente in ogni singolo paziente in funzione dei benefici e dei rischi potenziali di Bonazol 70 mg soluzione orale settimanale, in particolare dopo 5 o più anni d'uso. Modo di somministrazione per consentire l'assorbimento adeguato di alendronato. Bonazol 70 mg soluzione orale settimanale deve essere assunta almeno 30 minuti prima di ingerire qualsiasi alimento, bevanda o medicinale della giornata, accompagnata esclusivamente da acqua di rubinetto. È probabile che altre bevande, inclusa l'acqua minerale, cibi e medicinali, riducano l'assorbimento dell'alendronato, vedere paragrafo 4, 5. Per facilitare il transito nello stomaco, riducendo così la possibilità di irritazione locale e dell'esofago ed eventuali effetti indesiderati, vedere paragrafo 4, 4. Le pazienti non dovrebbero distendersi fintanto che non abbiano mangiato qualcosa, il che deve avvenire almeno 30 minuti dopo l'assunzione della soluzione. Le pazienti non dovrebbero distendersi per almeno 30 minuti dopo l'assunzione di Bonazol 70 mg soluzione orale settimanale. Bonazol 70 mg soluzione orale settimanale deve essere ingerita soltanto al mattino al momento di alzarsi dal letto, sotto forma di una dose singola da 100 ml, intero contenuto del flaconcino, seguita da almeno 30 ml di acqua di rubinetto. È consentito assumere una quantità maggiore di acqua di rubinetto. Bonazol 70 mg soluzione orale settimanale non deve essere assunta al momento di coricarsi o prima di alzarsi al mattino. Le pazienti devono assumere integratori di calcio e vitamina D se l'apporto dietetico non è adeguato, vedere paragrafo 4, 4. Uso in pazienti anziane. Dagli studi clinici non è emersa alcuna differenza età, correlata nei profili di efficacia o di sicurezza dell'alendronato. Pertanto non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio nelle pazienti anziane. Uso in presenza di danno renale. Non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio nelle pazienti con velocità di filtrazione glomerulare, VFG, superiore a 35 ml/min. La somministrazione di alendronato non è raccomandata in pazienti con danno renale quando la VFG è inferiore a 35 ml/min per la mancanza di esperienza in proposito. Uso nei bambini e negli adolescenti.
L'uso di alendronato non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni a causa di dati insufficienti sulla sicurezza e sull'efficacia nelle condizioni associate con l'osteoporosi pediatrica. Vedere anche paragrafo 5, 1. L'alendronato non è stato studiato in relazione al trattamento dell'osteoporosi indotta dai glucocorticoidi. Controindicazioni: patologie dell'esofago ed altri fattori che ritardano lo svuotamento dell'esofago quali stenosi ed acalasia, incapacità di mantenersi con il busto eretto in piedi o sedute per almeno 30 minuti, ipersensibilità all'alendronato ad uno qualsiasi dei suoi eccipienti, ipocalcemia, pazienti che presentano difficoltà nel deglutire liquidi, pazienti a rischio di aspirazione. Vedere anche il paragrafo 4, 4 a euro avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni avverse a carico del tratto gastrointestinale superiore. Bonazol soluzione orale settimanale può provocare irritazione locale a carico della mucosa gastrointestinale superiore. Poiché a copyright esiste la possibilità di aggravamento della patologia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Se assunti contemporaneamente, è probabile che alimenti e bevande, compresa l'acqua minerale, integratori di calcio, antiacidi ed altri medicinali per uso orale, interferiscano con l'assorbimento dell'alendronato. Pertanto, le pazienti devono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Bonazol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Bonazol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso dell'alendronato in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva. L'alendronato somministrato a ratte, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'alendronato non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, alcune reazioni avverse che sono state riportate con l'alendronato possono influire sulla capacità di alcune pazienti di guidare veicoli e di utilizzare macchinari. Le reazioni individuali verso Bonazol soluzione orale settimanale possono essere diverse, vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati. In uno studio della durata di un anno che ha coinvolto donne in postmenopausa e con osteoporosi, i profili generali di sicurezza delle compresse di alendronato con somministrazione settimanale, N uguale 519, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Un sovradosaggio orale può determinare ipocalcemia, ipofosfatemia ed effetti indesiderati a carico del tratto gastrointestinale superiore quali disturbi gastrici, pirosi, esofagite, gastrite o ulcere. Trattamento. Non sono disponibili dati specifici sul trattamento del sovradosaggio con alendronato. In caso di sovradosaggio, somministrare latte o antiacidi che si legano all'alendronato. A causa del rischio di irritazione dell'esofago, non si deve indurre il vomito e la paziente va mantenuta con il busto in posizione eretta. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Medicinali per il trattamento delle malattie delle ossa, bifosfonati. Codice ATC. M05BA04. Meccanismo d'azione. Il principio attivo di Bonazol soluzione orale settimanale, l'alendronato, sotto forma di alendronato, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Rispetto ad una dose di riferimento, somministrata per via endovenosa, la biodisponibilità orale media dell'alendronato nelle donne è risultata dello 0,64% per dosi comprese tra 5 e 70 mg, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non indicano alcun rischio specifico per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno.
Studi eseguiti su ratti anno, elenco degli eccipienti Gomaxantan e 415, ciclamato di sodio e 952, sucralosio e 955, giallo tramonto FCF e 110, metilparaidrossibenzoato e 218, propilparaidrossibenzoato e 216, aroma di arancia contenente etanolo e idrossianisolo butilato, acqua depurata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.